Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata della nostra rassegna stampa, la nostra rubrica che va in onda in diretta sulla pagina Facebook di Diritti alla Follia oggi, alternata alla pagina Facebook del blog di Laura Ressa Frasi Volanti. Rassegna stampa mensile condotta oggi da me. Cristina, Carla Cannas, sempre dell'Associazione Diritti alla Follia, Laura Ressa, referente di Frasi Volanti e oggi in rappresentanza dell'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici che collabora con noi in questa rubrica, Luigi Gallini. Allora, la rassegna stampa di oggi sarà pubblicata sui social, su Facebook delle rispettive nostre associazioni, collettivi e movimenti, su Instagram e sui rispettivi canali YouTube. Allora, partirei io dando conto della rassegna che ho estrapolato in questi giorni dalla stampa. Quindi apro questa rassegna con una notizia che almeno apparentemente sembra andare in una direzione diversa rispetto al clima generale di controllo e chiusura che caratterizza il nostro tempo. Il titolo, del primo articolo è Viaggiare in Interrail, 40.000 pass gratuiti per i diciottenni europei. L'ho preso dall'Indipendente, come faccio solitamente, un articolo del 14 aprile, l'autore e la redazione, e l'articolo racconta il ritorno dell'iniziativa europea denominata Discover EU. 40.000 pass ferroviari gratuiti destinati ai diciottenni europei per viaggiare attraverso il continente. Il progetto nasce all'interno del programma Erasmus Plus e punta a incentivare mobilità, conoscenza reciproca e autonomia giovanile. La notizia l'ho trovata interessante perché introduce un tema raramente affrontato quando si parla di giovani, il bisogno di esperienza reale, movimento, attraversamento dei territori, incontro fisico con il mondo. In un'epoca in cui gran parte della socializzazione si svolge attraverso schermi e piattaforme, il viaggio torna improvvisamente a essere riconosciuto come esperienza formativa. E non è secondario che ciò avvenga mentre parallelamente molti paesi stanno iniziando finalmente a limitare l'accesso dei minori ai social network. È come se emergesse una nuova consapevolezza. L'iperconnessione digitale non coincide necessariamente con apertura mentale o benessere razionale. Quindi andiamo avanti. La Turchia approva una legge per vietare i social ai minori di 15 anni. Sempre dall'Indipendente del 23 aprile, il Parlamento turco ha approvato una legge che vieta ai minori di 15 anni l'iscrizione ai social network. Le piattaforme dovranno introdurre sistemi di verifica dell'età, controlli parentali e limiti pubblicitari, pena, sanzioni e restrizioni. La Turchia non è un caso isolato. L'articolo ricorda che misure simili esistono già in Australia e in Indonesia, mentre diversi paesi europei stanno discutendo restrizioni analoghe. Qui il punto, non è solo normativo, ma culturale. Per anni i social media sono stati presentati come strumenti inevitabili di modernizzazione, libertà e connessione. Oggi invece cresce il numero di studi che li collegano a aumento di ansia e depressione nei minori, disturbi del sonno, isolamento sociale, alterazioni dell'attenzione e della regolazione emotiva. Il dibattito internazionale si sta quindi spostando non più come integrare i social nella crescita, ma quanto e come limitarli. Ed è interessante osservare come nello stesso momento storico pratiche di vita meno digitalizzate vengano talvolta considerate anomale o sospette, come abbiamo visto nel caso della famiglia nel bosco. Vado avanti. Un articolo sempre dell'Indipendente del 29 aprile, Odissea medica. Due punti. Come sono sopravvissuta alla mala sanità italiana e cosa ho imparato.
Allora, l'autore non è indicato. Questo articolo è una testimonianza personale dell'autrice di questo testo, molto dura sul rapporto con il sistema sanitario italiano. Non si limita a denunciare errori o inefficienze, ma mette a fuoco qualcosa di più profondo, e cioè la trasformazione della sofferenza in procedura amministrativa. Uno dei passaggi più forti riguarda la svalutazione del dolore. Il dolore viene normalizzato, minimizzato, neutralizzato sulla carta, mentre nella vita concreta continua a produrre conseguenze fisiche e psicologiche. È un tema che riguarda direttamente anche la salute mentale. Infatti, molte persone raccontano di sentirsi ascoltate solo formalmente, trasformate rapidamente in casi, urgenze o protocolli. Il rischio è che la medicina perda la capacità di vedere la persona dietro la diagnosi. L'articolo descrive anche la fatica di orientarsi in un sistema frammentato dove il paziente deve continuamente giustificare la propria sofferenza per ottenere attenzione o cure adeguate. Chiudo con una notizia dagli Stati Uniti che sta aprendo un dibattito molto ampio. L'ho tradotto e l'ho riassunto brevemente perché è un articolo molto lungo preso dalla testata CNN del 5 maggio. Il titolo è Robert F. Kennedy Jr. contro l'iperprescrizione di psicofarmaci. Robert F. Kennedy Jr., oggi segretario alla salute statunitense, ha annunciato iniziative contro quella che definisce una iperprescrizione di farmaci psichiatrici, in particolare antidepressivi SSRI. L'idea centrale è che gli psicofarmaci non debbano diventare la risposta automatica al disagio psichico. Kennedy propone programmi di deprescrizione graduale, maggiore accesso a psicoterapia e supporto sociale, formazione specifica sugli effetti da sospensione degli antidepressivi. La questione ha provocato reazioni molto forti, ovviamente. Una parte del mondo psichiatrico teme che questo approccio possa alimentare sfiducia verso farmaci che in molti casi aiutano concretamente le persone. Altri invece ritengono finalmente necessario aprire una discussione sul massiccio aumento di prescrizioni, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. Negli Stati Uniti, infatti, milioni di persone assumono antidepressivi da anni senza reali percorsi di uscita. Sempre più utenti raccontano online difficoltà importanti durante la sospensione, insonnia, vertigini, ansia, brain zaps, instabilità emotiva. Bene, io ho concluso la parte della mia rassegna, do ora la parola a Luigi Gallini, che ringrazio, è in rappresentanza dell'Assemblea Permanente Pazienti Psichiatrici. Prego Luigi. Ah, volevo aggiungere, scusate, che il testo che leggerà Luigi è stato gentilmente elaborato da Maria, sempre dell'Assemblea Permanente Pazienti Psichiatrici, che oggi non sta bene, ha ceduto il testimone a Luigi. Prego Luigi. Saluti a tutti. Dunque, sì, questo testo l'ha scritto Maria, è un articolo di giornalismo d'inchiesta. Io mi limito a leggerlo perché Maria ha raffreddore, non può leggere. Vado. Una richiesta di aiuto psichiatrico l'ha condotto in obitorio. Siamo all'alba del 21 febbraio 2024, al servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Sant'Antonio di via Facciolati a Padova. Marco Crea ha esalato l'ultimo respiro a 38 anni, dopo diversi giorni di sofferenza. Il ricovero era stato disposto da uno dei centri di salute mentale della città, richiesto dal giovane ragazzo, convinto dai familiari, e risulta datato il 15 febbraio 2026. Dalla stampa appare una degenza volontaria. Rovesciando l'epilogo iniziali della procura, il GIP, il giudice per le indagini preliminari, Laura Alcano, ha ritenuto opportuno accogliere l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta in essere dalla famiglia di Marco Crea, tutelata dall'avvocato Lorenzo Denaro. Sono state disposte ulteriori investigazioni. Nel registro degli indagati compaiono 3 psichiatri e 2 anestesiste dell'ospedale Sant'Antonio. L'ipotesi di reato
che li riguarda è omicidio colposo. Verrà effettuata una perizia tramite incidente probatorio che servirà a cristallizzare la prova tecnica. Tale accertamento riguarderà diversi ambiti: psichiatrico, cardiologico, medico, legale, anestesiologico. Gli esperti nominati dalla famiglia Crea, il medico legale Gaetano 40, lo psichiatra accademico Giovanni Carollo, l'anestesia Antonio Tripepi, sostengono che Marco sia stato vittima di un mix letale di benzodiazepine e antipsicotici. Sottolineano inoltre che il ragazzo non sia stato sottoposto a monitoraggio respiratorio adeguato durante la degenza. Oltre ad aver sottovalutato i sintomi di un'intossicazione dai farmaci, l'articolo ci inquieta perché viene riferito che Marco è spirato mentre era contenuto a letto. Ma il padre Marco, il giorno prima del decesso, vedendo il figlio in uno stato saporoso, aveva fatto di tutto per salvarlo, arrivando addirittura a scontrarsi con le istituzioni sanitarie, in modo particolare con la Guardia Medica, che aveva ritenuto opportuno far intervenire le forze dell'ordine, le quali avevano costretto il padre a separarsi dalla vittima. Alla luce di questi gravi fatti, i consulenti della procura ci stupiscono. Il consulente tecnico Antonello Cirnelli e i consulenti medici Carlo Sorba e Pietrandrea Salvo hanno infatti sostenuto che sarebbe stato opportuno archiviare il procedimento penale. Secondo loro, Marco è morto per cause cardiache naturali e non c'è alcuna responsabilità medica. Li cito in maniera testuale. La contemporanea somministrazione di antipsicotici e benzodiazepine è una normale prassi terapeutica nelle fasi di riacutizzazione psicotica. E allora che cosa è accaduto? Il padre Vincenzo è stato molto coraggioso e tenace. Tramite l'avvocato Lorenzo Denaro è riuscito a convincere il giudice delle indagini preliminari che qualcosa di anomalo sia capitato. Riteniamo sia una questione di buon senso. Marco è stato sottoposto a doppia contenzione, sia meccanica che farmacologica, anche mentre si trovava in stato soporoso. Queste pratiche non sono normate dalla legge, hanno un carattere di discrezionalità che viene valutato dai medici. La loro opinione pesa molto di più rispetto a quella dei familiari. Infatti, in questo caso, le perplessità del padre della vittima sono state contenute e oppresse dalla forza pubblica. Se fossero state accolte, la tragedia si sarebbe forse evitata, oppure, come sostiene la procura, è stata una tragica fatalità causata da problemi di salute pregressi. Sono stati considerati in modo adeguato se effettivamente esistevano. E ancora, tutto al vaglio degli inquirenti. Non è ancora stata fissata la data dell'avvio delle operazioni peritali che vedranno confrontarsi i periti dell'accusa, della difesa e delle parti civili. L'unico dato certo che resta è che una richiesta di assistenza psichiatrica ha condotto un giovane uomo dall'istituzionalizzazione alle pompe funebri. Questo era l'articolo scritto da Maria, non l'ho letto benissimo, fatto del mio meglio, spero vi sia piaciuto. Un secondo solo prima di procedere, Luigi. Credo che l'avvocato si chiami Lorenza Denaro o Danaro, comunque è una donna. Procedi pure, vai, vai tranquillo. E ho finito, l'ho letto Ok, tutto. ok, ok. Allora, Carla, giusto? Sì, Prego, Carla. allora, io parto da un articolo pubblicato da Informare UNH.
dell'8 maggio 2026 dal titolo Cari Gabriela e Fabio. Cercavate giustizia, ma avete trovato la legge, a firma di Simona. Ho scelto di leggere integralmente la parte dedicata a loro come persone, perché è particolarmente significativa. L'articolo è dedicato alla vicenda di Gabriella Cassano e Fabio Degli Angeli, condannati dopo aver aiutato Marta Garofalo Spagnolo, una giovane donna che cercava di sottrarsi a percorsi di istituzionalizzazione e tutela ritenuti troppo restrittivi. È un testo molto intenso che nasce da una vicenda concreta e la trasforma in una riflessione più ampia sul rapporto tra giustizia e legge e sul tema dell'istituzionalizzazione delle persone con disabilità. Simona Lancioni scrive, scusate, se una giovane donna, Marta Garofalo Spagnolo, chiede aiuto a degli amici, Gabriella Cassano e Fabio Degli Angeli, per sottrarsi all'istituzionalizzazione forzata e questi, mossi da compassione, le prestano soccorso, il fatto che più tribunali, invece di interrogarsi sulla legittimità giuridica dell'istituzionalizzazione, abbiano condannato al carcere i due amici. Non è una faccenda privata. Per questo motivo non ho considerato come un fatto privato l'arresto di Gabriella, avvenuto il 18 ottobre 2025, e non tratterò come tale neanche l'arresto di Fabio, avvenuto il 6 maggio 2026. Infatti, quando giustizia e legge non coincidono, la questione ha una rilevanza pubblica. Cercavi giustizia, ma trovasti la legge, cantava negli anni 90 Francesco De Gregori. Una scolatura, quella tra giustizia e legge, che inserita in una canzone diventa poesia, ma vissuta sulla propria pelle assume i cannotati di una voragine esistenziale. Dunque io non contesto la legge né le sentenze, perché sia l'una che l'altra, le altre vanno rispettate. Contesto invece l'implicito che giustizia e legge coincidano sempre. Contesto che quando, come nel vostro caso, ci sono elementi oggettivi per ritenere che giustizia e legge non coincidano, il tema venga trattato come una questione privata. Non lo è. Ritengo che sia una questione pubblica. Mi sono chiesta cosa avrei fatto se Marta, in una delle sue tante fughe da quelle prigioni, invece che alla vostra porta, avesse bussato alla mia, e ho dovuto concludere con un non poco turbamento che probabilmente in carcere adesso ci sarei io. Non ho il potere di tirarvi fuori dal carcere, ma posso continuare a raccontare la vostra vicenda. Posso anche, e lo sto facendo, battermi per l'istituzionalizzazione che nel nostro paese è stata normalizzata. Venga finalmente vista per ciò che è realmente. Una pratica discriminatoria e violenta esplicitamente vietata dalla Convenzione ONU. Questo lo so bene, non cambia la vostra realtà, ma è il nostro modo di starvi vicino. Avete regalato a Marta qualche giorno di libertà nel periodo più buio della sua vita, è un dono preziosissimo, potete esserne fieri. Vi abbraccio e vi esorto a non lasciarvi andare e a farvi coraggio. Simona Lancioni. L'associazione Diritti alla Follia si unisce all'abbraccio. Questo testo mette al centro una questione che va oltre il singolo caso, il rapporto tra giustizia formale e giustizia sostanziale e il rischio che le persone coinvolte nei percorsi di tutela perdano voce e centralità. E soprattutto ci interroga su un punto fondamentale, come garantire protezione senza trasformarla in privazione di libertà e autodeterminazione. Accanto a questa riflessione più ampia, emergono però anche casi concreti che mostrano come queste dinamiche si traducano nella realtà quotidiana. Un secondo articolo pubblicato dall'Unione Sarda, 13 maggio 2026, Amministratori di sostegno nei guai, di Francesco Pina. L'articolo racconta due vicende giudiziarie legate ad amministratori di sostegno accusati di aver gestito in modo illecito il denaro di anziani assistiti nel Sulcis Inglesiente, Sardegna. Nel primo caso, un'avvocata di Carbonia
Valeria Palla è stata condannata in primo grado a 2 anni di reclusione con pena sospesa per aver sottratto oltre 21.000 euro dal conto di un anziano di cui era amministratrice di sostegno. Secondo la Procura, tra il 2021 e 2022 sarebbero stati effettuati prelievi e spese non giustificate. La donna è stata inoltre condannata a risarcire con 30.000 euro le figlie dell'anziano. Il procedimento si è svolto con rito abbreviato, come al solito. Dopo il deposito delle motivazioni della sentenza, la difesa potrà presentare appello. L'articolo parla poi di una nuova indagine che coinvolge Giacomo Piras, ex assessore di Teulada. La Guardia di Finanza sospetta che tra il 2020 e il 2023 siano spariti circa 35.000 euro dal conto di un anziano novantenne. Il denaro sarebbe stato usato per spese personali e prelievi di contante ritenuti ingiustificati. La Procura ha disposto il sequestro di beni e somme di denaro per un valore equivalente a quello ritenuto sottratto. Il servizio evidenzia quindi i rischi di abuso nel delicato ruolo degli amministratori di sostegno, figure incaricate di tutelare persone fragili e non autosufficienti. Da episodi concreti di gestione discutibile delle tutele e delle risorse, il tema si sposta poi sul piano istituzionale e politico, con interrogativi sulla trasparenza nella gestione delle politiche per la disabilità. Un'interrogazione parlamentare chiede alla ministra Locatelli chiarimenti su incarichi e risorse. L'articolo è pubblicato da Informare UNH in data 20 maggio 2026 a firma Simona Lancioni. Il testo riporta e introduce un'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Marco Furfaro e altri deputati. L'interrogazione parlamentare è rivolta alla Presidente del Consiglio e alla Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli e chiede chiarimenti sulla gestione del Ministero per le disabilità. In particolare vengono sollevati dubbi sulla trasparenza nella gestione di incarichi, consulenze e risorse pubbliche, nonché sui rapporti tra il Ministero e alcune associazioni del settore della disabilità. Il documento parlamentare richiama anche possibili situazioni di conflitto di interesse e chiede verifiche sui criteri con cui vengono assegnati ruoli e fondi. Viene inoltre evidenziata la necessità di garantire maggiore trasparenza, imparzialità e un più ampio coinvolgimento delle associazioni e dei caregiver nei processi decisionali sulle politiche per la disabilità. Su questo stesso tema si inserisce anche un ulteriore articolo pubblicato sempre da Informare UNH del 18 maggio 2026 dal titolo 1.590.000 euro il finanziamento concesso all'ANFAS a cura del coordinamento persone che richiama l'attenzione sull'entità dei finanziamenti pubblici concessi ad ANFAS e sulla necessità di maggiore trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse e nei rapporti tra istituzioni e associazioni del settore. Questi articoli, pur partendo da situazioni molto diverse tra loro, convergono però su alcuni punti comuni. In particolare emerge una domanda trasversale: come garantire davvero tutela e protezione senza che queste si trasformino nella pratica in perdita di autonomia, voce e autodeterminazione delle persone coinvolte? Domanda. Ora ho terminato e passo la parola a Laura Ressa. Buonasera a tutti. Grazie Carla e passo a raccontarvi i due articoli che ho selezionato. Laura, scusa, la tua immagine ora si è rivoltata. Ti vediamo però, sei rivoltata in ok, ora va bene, a posto? Ora ok, procedi pure. No, sei di nuovo rivoltata. Ai ai ai. Prima non era successo, quando abbiamo ok, ora sei dritta.
Allora, adesso mi vedete correttamente? Sì, sì, a posto. Allora, a questo punto Non puoi leggere le note. Non le so. leggo, no, le leggo da computer. Vedi un po' se riesci. Ok. Eccomi. Perfetto. Dicevo, per questa rassegna di maggio ho selezionato due articoli che affrontano essenzialmente una domanda cruciale, che è: cosa accade quando il disagio individuale incontra una società incapace di accorgersene e di rendersi conto che esiste un disagio. Il primo articolo è stato pubblicato da Altra Economia il 19 maggio 2026. Parto da questo qui perché parla di un argomento abbastanza recente. Il secondo articolo invece è precedente a questo. L'articolo si intitola La strage di Modena non riguarda solo i servizi di salute mentale, ma interroga l'intera società. L'articolo è a firma di Luca Rondi. Diciamo che mi preme dire, per evitare equivoci, che è vero, il titolo riporta sicuramente per una ragione il termine strage, anche se in ciò che è accaduto a Modena un paio di settimane fa, una settimana fa se non erro, non ci sono stati fortunatamente vittime, però ovviamente ci sono stati dei feriti purtroppo. Il testo prende spunto dai fatti avvenuti appunto a Modena, dove un uomo di nome Salim El Kodri si è lanciato in auto sulla folla nel centro storico della città, ferendo numerosi passanti. La reazione immediata a questo avvenimento, come spesso accade dopo eventi di questo genere, è stata cercare una spiegazione semplice, quindi attribuire in qualche modo tutto a un problema psichiatrico o ai limiti dei servizi di salute mentale. E soprattutto aggiungo io, inizialmente era, diciamo, veicolata un po' un'interpretazione secondo la quale il ragazzo provenisse diciamo, da un paese straniero, in realtà è un cittadino italiano. Quindi anche su questo, diciamo, no, l'informazione fa trasparire un po' di confusione sugli avvenimenti che accadono purtroppo. Il cuore di questo articolo è proprio una critica a questo tipo di lettura e di interpretazione dei fatti. L'ex direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Modena, che è lo psichiatra Fabrizio Starace, invita a non trasformare la salute mentale in una scorciatoia interpretativa per quando accadono questi avvenimenti. Secondo lui sarebbe troppo facile dire è successo perché il sistema sanitario non funziona. Sarebbe, secondo lui, una risposta rassicurante perché individua un colpevole preciso e soprattutto un solo colpevole. Sostiene invece sempre Starace che il problema è molto più ampio e fa notare un elemento fondamentale. Modena non è un territorio qualunque perché l'Emilia-Romagna è considerata una delle regioni italiane più avanzate nell'assistenza psichiatrica territoriale, eppure il fatto, come sappiamo, è avvenuto proprio lì. Ciò significa che la questione non può essere spiegata soltanto con i tagli alla sanità o con l'insufficienza dei servizi, per quanto, aggiungo io, questo è un problema importante, cioè la sanità purtroppo ha veramente seri problemi da questo punto di vista, però appunto Starace in questo caso introduce un concetto pure importante perché parla di una perdita di senso individuale e collettivo, quindi un problema che riguarda comunque la società in tutto quello che è il vivere appunto all'interno della società e quindi il percepire un problema individuale come un problema appunto solo legato alla persona, al singolo, in realtà è un problema che riguarda tutta la collettività. Quindi oggi stiamo assistendo a una crisi molto profonda, un indebolimento dei legami sociali
delle relazioni e delle reti che una volta aiutavano le persone più fragili e vulnerabili a non rimanere completamente isolate dal resto della società. L'isolamento infatti emerge come uno dei possibili elementi centrali di questa vicenda e qui l'articolo cerca di allargare il campo, quindi non si parla solo di salute mentale, di disagio psichico, ma di società e quindi della salute della società stessa. L'idea è che i cosiddetti gesti folli, così come vengono descritti, non siano eventi scollegati dal contesto in cui nascono, ma diventano segnali e sintomi di un malessere ben più esteso, che ha radici anche lontane. Starace sostiene che la società contemporanea sta alimentando dinamiche sempre più individualistiche, e quindi competizione, ricerca di capri espiatori, contrapposizioni continue, quell'idea dell'essere tutti contro tutti che, come sappiamo quotidianamente ognuno di noi vive. In un clima di questo genere, quindi le fragilità rischiano poi di trasformarsi in solitudini invisibili, perché proprio per questa concezione che c'è un crescente e un pressante individualismo, si tende a non considerare i problemi della collettività come problemi di ognuno di noi e quindi a escludere chi questi problemi li attraversa. L'articolo ovviamente non intende assolutamente assolvere il sistema sanitario da tutto questo e ricorda anzi che l'Italia investe nella salute mentale una quota molto bassa della spesa sanitaria, circa il 2,7%, tra le percentuali più basse dei paesi del G7, questa è appunto la percentuale della spesa investita in Italia nella sanità. Ma non possiamo delegare tutto appunto alla psichiatria. Nessun servizio sanitario, per quanto efficiente, può sostituire anche il ruolo della comunità. Quindi diciamo che comunità, collettività, il venirsi incontro, il ricostruire un senso civico di collettività va di pari passo ovviamente con il fatto che naturalmente i servizi sanitari devono essere efficienti e presenti sul territorio. Il secondo articolo che ho selezionato è stato invece pubblicato, come dicevo, precedentemente a quest'ultimo che ho presentato, è datato 28 aprile 2026, è stato pubblicato su VD News e l'articolo si intitola La crisi invisibile dei suicidi nelle forze dell'ordine. È un articolo a firma di Delia Cascino e Camillo Cantarano. Questo è un argomento molto interessante per quanto se ne parli purtroppo molto poco e questo articolo in particolare affronta il fenomeno appunto dei suicidi nelle forze dell'ordine. Comincia questo articolo con una frase, con un dato molto interessante e molto allarmante. In media una persona in divisa si toglie la vita ogni 3 giorni. Un dato impressionante, ma ancora impressionante appunto il fatto che se ne parli pochissimo. L'articolo definisce questa situazione una crisi invisibile. Secondo i dati riportati, nel 2026 erano già 19 i casi registrati ad aprile, in continuità con anni particolarmente pesanti, perché ci sono stati 72 suicidi nel 2022, 50 nel 2024 e 40 nel 2025. C'è un problema ulteriore su questo, non esistono sistemi istituzionali chiari e completi di monitoraggio del fenomeno. Gran parte del lavoro di raccolta dati viene infatti svolto da associazioni e osservatori indipendenti che si interessano appunto a questo tema. L'articolo cerca poi di capire le cause di tutto questo. La spiegazione immediata potrebbe essere che è successo? La spiegazione immediata potrebbe essere lo stress lavorativo, ma anche qui emerge in realtà una realtà molto più complessa. Attraverso testimonianze dirette di ex agenti e operatori emerge infatti un intreccio fatto di pressioni psicologiche, mobbing, isolamento, difficoltà economiche, paura di essere giudicati, paura di chiedere aiuto perché in questi ambienti risulta abbastanza difficile far emergere una propria difficoltà e quindi chiedere aiuto. In effetti è proprio un punto drammatico questo, perché nelle forze dell'ordine chiedere supporto psicologico può essere percepito come un rischio,
Una valutazione negativa potrebbe significare la perdita appunto dell'arma, il rallentamento della carriera, un demansionamento o l'esclusione dal servizio stesso. Si crea quindi un paradosso, cioè chi dovrebbe proteggere gli altri spesso sente di non poter mostrare in alcun modo la propria fragilità. E l'articolo in questo caso riporta le parole di Antonella Renzetti, che ha creato uno sportello anonimo di ascolto e che ha dichiarato: le forze dell'ordine non possono mostrare debolezze, ci viene richiesto di essere invulnerabili. Questo appunto riportando quanto raccolto dallo sportello di ascolto anonimo. Perché naturalmente le persone che hanno necessità, che hanno bisogno di esprimere il proprio disagio, non lo possono fare apertamente, quindi sorgono queste associazioni, questi sportelli che permettono alle persone di esprimere il proprio malessere in forma anonima. Questa frase colpisce, questa appunto che citavo prima, del non poter mostrare debolezze perché gli viene chiesto di non essere vulnerabili. Colpisce perché descrive un modello culturale molto più ampio. L'idea che alcune persone debbano essere sempre forti, immaginiamo appunto il ruolo del poliziotto, del carabiniere, il militare in genere, ma spesso anche il professionista, il genitore, ruoli all'interno della società ai quali viene richiesto, ma immagino a tutti in realtà i ruoli che ci vengono un po' affibbiati, viene richiesto di mantenere una certa livello di responsabilità, una certa modo di comportarsi, il fatto di non dover appunto mostrare le proprie difficoltà. Un modello che appunto rischia di trasformare la vulnerabilità in qualcosa da nascondere. In realtà io questo rischio, aggiungo il mio parere personale, non è solo un rischio, ma è una realtà purtroppo. Come poter trovare un nesso fra questi due articoli? Perché li ho scelti? Nel caso di Modena c'è una riflessione sulla perdita di senso di comunità, sulle solitudini contemporanee, ma anche ovviamente sulle mancanze della sanità, su quanto poco l'Italia investa nella salute mentale. Nel caso dei suicidi all'interno delle forze dell'ordine ci sono persone immerse in strutture molto molto rigide, dove la sofferenza non trova alcuno spazio. Sono situazioni diverse, ma una dinamica comune, perché il disagio resta invisibile fino a quando non esplode. E quando esplode la reazione collettiva appunto spesso è la stessa, cioè il bisogno di trovare una spiegazione rapida, un colpevole, un'etichetta specifica e spesso, anzi sempre, non veritiera, non capace di definire effettivamente la realtà. Quindi in definitiva ci viene chiesto in questi articoli, probabilmente, almeno questa è la mia interpretazione, quanta sofferenza siamo capaci di vedere prima che diventi poi un'emergenza. E probabilmente il problema, uno dei problemi è che la società si accorge delle persone, dei loro problemi solo quando il dolore diventa un fatto di cronaca. Io per questa rassegna ho terminato e vi ringrazio Cristina, Carla e Luigi per questo tempo di oggi. Vi do appuntamento alla prossima rassegna stampa, sempre con Diritti alla follia, Frasi volanti e Assemblea permanente dei pazienti psichiatrici. E un saluto alle persone che ci hanno seguito e che vorranno poi recuperare. Ricordo che il video sarà disponibile sui canali appunto di Diritti alla follia, Frasi volanti e Assemblea permanente pazienti psichiatrici, e quindi invito a seguire un po' i nostri contenuti e la divulgazione che cerchiamo di fare appunto per riflettere insieme. Anzi, se ci sono magari altri pareri, ecco, questa è la cosa che vorremmo anche stimolare, se ci sono commenti, pareri, persone anche che magari si vogliono proporre, si vogliono unire a noi in questa rassegna mensile, ovviamente le porte sono sempre aperte e vi aspettiamo. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Buonasera. Arrivederci.